Oggi vi faccio vedere come preparare gomashio, i semi di sesamo e il sale tostati e pestati. Gli ingredienti sono i semi di sesamo nero, i semi di sesamo bianco e il sale marino integrale. Mettiamo 15 g di sale marino integrale nella pentolina o nella padella piccola. Accendiamo il fuoco al medio-basso, lo mescoliamo con la spatola. Quando si è scaldata la pentolina, abbassiamo il fuoco al minimo. Dopo 3 o 4 minuti spegniamo il fuoco. Questo si chiama suribachi ed è il tradizionale mortaio giapponese in ceramica. Mio suribachi che mi ha portato mia amica dal Giappone ha una gomma attaccata sul fondo e non si muove quando macino gli ingredienti, ma di solito non ce l'hanno la gomma sotto, quindi mettete un panno inumidito sotto suribachi. Mettiamo il sale tostato nel suribachi. Lo pestiamo bene per renderlo molto fino con un pestello, sia un suribachi che un pestello che si chiama surikogi. Potete acquistarli anche online, altrimenti usate il vostro mortaio che avete a casa o il frullatore. Quando diventa molto fino, lo spostiamo nella ciotolina per liberare suribachi. Questo è un altro attrezzo giapponese che si chiama benri hake e scalpel di bambù. È un attrezzo per togliere cose rimaste sul grattugiatore o sul suribachi. Quello che non viene via lo lasciamo. Cerchiamo di preparare il sale molto fino, quasi come polvere. Nella pentolina mettiamo il totale 80 g di semi di sesamo. Nella questa ricetta sto usando metà nero, metà bianco, ma siete liberi di usare tutto sesamo nero o tutto sesamo bianco. Accendiamo il fuoco al medio-basso. Li mescoliamo con la spatola e quando si è scaldata la pentolina abbassiamo il fuoco al minimo. Li tostiamo finché non avranno buon profumo oppure il colore di sesamo bianco non diventi il colore beige caldo. In Giappone il gomashio è conosciuto per mettere sopra una pietanza che si chiama sekihan, il riso glutinoso e fagioli rossi, ed è un piatto che si prepara in occasioni speciali da festeggiare, ma preparato sempre di meno a casa. Quando saranno tostati i semi di sesamo, spegniamo il fuoco e li spostiamo nel suribachi. Prima abbiamo pestato bene il sale, invece adesso maciniamo i semi di sesamo non mettendo troppo pressione. Li maciniamo per fare uscire il suo buonissimo profumo, ma anche perché i gusci di sesamo impediscono l'assorbimento dei nutrienti da parte del corpo, ma allo stesso tempo cerchiamo di non macinarli fortemente, altrimenti escono i grassi dai semi e più probabilità di ossidarsi mentre conserviamo nel vasetto una volta sarà pronto. È carino che si vedano anche i semi interi, quindi maciniamo circa al 70% di semi. Li mettiamo nella pentola. 30 ml d'acqua e il sale. Gli ingredienti e le dosi lascerò nella descrizione come al solito. Li mescoliamo un po' e accendiamo il fuoco al medio-basso. Mescoliamo con 4 bastoncini. Quando sarà scaldata la pentolina abbassiamo il fuoco al minimo.
Ci sono due modi per fare il gomashio. Una è mescolare i semi di sesamo e il sale tostati e macinati. E quello che stiamo facendo è più accurato, ma avremo il gomashio migliore. Il segreto è l'acqua che abbiamo messo insieme i semi di sesamo e il sale. L'acqua fa attaccare il sale sui semi di sesamo uniformemente e una volta l'avremo fatta evaporare possiamo ottenere il gomashio che ogni semi di sesamo che stanno indossando il sale. Invece se li mescoliamo soltanto e metterli nel vasetto, i semi di sesamo e il sale saranno separati. E ogni volta che utilizziamo il gomashio, sua sapidità non possiamo regolare bene. Ho una sensazione che il gomashio viene utilizzato più all'estero che in Giappone e ero sorpresa di trovare un vasetto con gomashio in un negozio biologico. E ho scoperto in Italia il gomashio con i fiocchi di alghe verdi ed è bellissima idea. Secondo me il gomashio è molto popolare all'estero perché si adatta bene come gusto, come ingrediente per arricchire piatti come insalate, bistecche, in generale è facile da utilizzare per chi sta attento ad una buona e salutare alimentazione, visto che il sesamo è ricco di sostanze nutrienti sane. È ideale mescolare il gomashio con i bastoncini a punta tonda. Vanno bene anche quelli dei ristoranti orientali da asporto che hanno la punta quadrata. Continuiamo a mescolare finché non sarà evaporata completamente l'acqua e assicuriamo che i semi di sesamo non siano appiccicati tra di loro. Assaggiandolo sentirete che ogni seme di sesamo è sapido. Spegniamo il fuoco. Agitiamo bene la pentolina e la spostiamo dal fuoco per raffreddarla. Una volta raffreddato completamente il gomashio, lo trasferiamo in un vasetto di vetro. Il nostro gomashio è pronto. Si conserva in frigo e cerchiamo di consumarlo entro un mese. Come vi dicevo prima, i semi di sesamo hanno la proprietà nutrizionale importante, l'alto contenuto di minerali, proteine e fibre. Un'ottima fonte di grassi buoni, presentano proprietà antinfiammatorie, sono ricchi di antiossidanti e supportano il sistema immunitario. Come dice il poeta romano Decimo Giunio Giovenale, mens sana in corpore sano, sarebbe un'anima sana risiede in un corpo sano. Mangiare significa molto ma molto più di saziare il nostro stomaco scegliendo alimentazione giusta per ognuno del nostro corpo e nostra esigenza possiamo avere il controllo di nostra salute e nostro umore e spirito. Detto da una persona che i suoi cibi preferiti sono il ramen e il gyoza, possibilmente con la birra fresca. Ma cerco di gioire mangiando cose che mi fanno strappare il sorriso dalla felicità e di sentirmi bene con il mio corpo e la mente mangiando le cose che mi fanno bene. Il mio canale YouTube di cucina giapponese, Gioia in Cucina, è il canale dove vi insegna passo al passo numerose videoricette giapponesi e di trasmettere la gioia di cucinare per fare felice a noi stessi e ai altri che mangeranno nostre pietanze. Se volete arricchire ancora di più la vostra vita, iscrivetevi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto.
Ci vediamo presto con la prossima videoricetta. Ciao a tutti!